una base di pasta brisée e un gustoso ripieno a base di broccoletti, patate e salsiccia. Per la nostra torta salata iniziamo dalla pasta brisée. Ci servirà un cutter, ovvero questo robot da cucina munito di lame, nel quale metteremo la farina e poi il burro freddo da frigorifero. In realtà per fare la pasta brisée tutti gli ingredienti dovrebbero essere freddi, quindi potreste metterli tutti in frigorifero, anche la farina in un contenitore magari con il tappo. Vado a prendere il burro. Ecco, lo tagliamo in cubetti e poi lo inseriamo nel nostro robot da cucina. Ecco, come vedete si è praticamente azionato il cutter, abbiamo ridotto il burro fine come la sabbia, cioè abbiamo fatto la sabbiatura. Adesso possiamo inserire l'acqua ghiacciata e un pizzico di sale. Reazioniamo la macchina fino a fare compattare gli ingredienti. Abbiamo ribaltato tutto sul piano di lavoro, adesso lavoriamo velocemente per rendere omogeneo il composto, quindi bello liscio. Ecco, poi facciamo una pallina, una volta che il composto è bello liscio, la appiattiamo e la stendiamo tra due fogli di carta forno ottenendo un diametro di 32 cm. Eccoci qua, adesso non ci resta che portare la nostra pasta brisée in frigorifero a raffreddare per almeno mezz'ora. Ecco, adesso ci dedichiamo al ripieno della nostra torta salata e abbiamo la salsiccia, togliamo il budello e poi la sgraniamo grossolanamente in padella. Non aggiungiamo grassi perché già la salsiccia perderà i suoi grassi naturali, insomma, quindi non ci serve di aggiungere altro. Ecco, adesso la lasciamo diventare bella chiara e quindi la facciamo cuocere. E intanto, come vedete, io qui ho già tagliato le patate che ho preventivamente lavato e sbucciato a dadini. Adesso le scolo. Preparare le patate in anticipo e tenerle dentro l'acqua vi aiuta a non farle annerire, quindi se magari volete farlo prima, anche qualche ora prima, potete fare così: sbucciatele, tagliatele come volete e poi le mettete dentro una ciotola coperte con dell'acqua. Ecco qua. Adesso prendiamo dell'olio extravergine d'oliva, aggiungiamo anche un po' di timo. Ecco, attendiamo che l'olio diventi caldo e poi possiamo aggiungere le nostre patate. Ecco, nelle nostre patate aggiungiamo anche del sale e del peperoncino. La nostra salsiccia è pronta, quindi qui spengo il fuoco, mentre sulle patate metto il coperchio, così aiuterà insomma a cuocersi fino all'interno. Ogni tanto ovviamente diamo un'occhiata, saltiamo, giriamo, mescoliamo. Ci possiamo dedicare ai broccoletti. Vado a lavarli, a sciacquarli e poi li potremo tagliare. Ecco, il bello di questi broccoletti è che si mangia tutto, quindi non c'è scarto. Li tagliamo in questo caso in piccoli pezzettini, cominciamo dal gambo a rotelline e le cimette le possiamo semplicemente spezzettare con le dita. Ecco, vado a controllare le patate, non dimentichiamocele, ogni tanto giriamole un po'. Ecco qua i nostri broccoletti pronti per essere cotti.
Quindi prendiamo una padella, aggiungo un goccio di olio, sempre extravergine, uno spicchietto d'aglio sbucciato che io taglio a metà e lo metto all'interno della padella giusto per far insaporire l'olio. Le nostre patate nel frattempo vanno avanti molto bene. Avete visto che il vapore stesso colando le aiuta a cuocersi. Ecco che l'aglio inizia a sfrigolare e quindi aggiungiamo anche i nostri broccoletti. E anche qui li facciamo cuocere. Potrebbe volerci anche un goccino d'acqua o un goccino di brodo vegetale se ce l'avete, però magari anche con il coperchio non serve perché, come abbiamo visto per le patate, vedete, si forma questo vapore che poi cadendo cuoce le patate stesse. Possiamo farlo anche con i broccoli. Insomma, 5-10 minuti di cottura a secondo di quanto li avete tagliati spessi. Lasciateli belli verdi, mi raccomando, non fateli diventare diciamo di un colore spento, e quando saranno cotti spegniamo il fuoco e abbiamo tutto il nostro ripieno pronto. Ecco, adesso possiamo comporre la nostra torta salata. Qui ho uno stampo da 26 cm, vedete che è leggermente svasato, non è molto alto. L'ho imburrato e ho messo sul fondo della carta forno in modo che così appunto non si attacchi la nostra torta salata. Ora mischiamo tutti gli ingredienti dentro ad una ciotola. Ho messo dei broccoletti da parte, delle cimette più che altro, le teniamo da parte perché poi me le metteremo diciamo sulla superficie in modo un po' più estetico. Quindi adesso mischiamo broccoletti, salsiccia, le nostre patate. Abbiamo del pecorino grattugiato, lo teniamo un po' da parte per dopo. È un ripieno molto saporito. E poi c'è anche della provola. In questo caso è provola comune, normale, ma potreste anche utilizzare quella affumicata se vi piace. Teniamo da parte anche lei. Ok, adesso andiamo a prendere la nostra pasta brisée. Ecco, la appoggiamo sulla nostra tortiera, facciamo dei piccoli buchetti sul fondo, cerchiamo di non oltrepassare la pasta e questo servirà a non farla gonfiare in cottura. Ora mettiamo all'interno il nostro ripieno. Ecco, la torta salata mi sembra già molto ricca di sugo. Adesso facciamo un bordo, che può essere un bordo decorativo semplice come questo, cioè di fare delle specie di pence in questo modo, vedete? Sempre nella stessa direzione, che chiudano un pochino il nostro ripieno. Quindi prendiamo la pasta, la pizzichiamo, in questo caso io la sto portando verso destra. Ecco, in questo modo. E poi possiamo mettere qualche cimetta di broccoletto qua e là in superficie. Aggiungiamo giusto un filo d'olio in superficie e poi possiamo portare a cuocere la nostra torta salata nel forno statico a 200 gradi per 30 minuti. Se dopo 15-20 minuti vedete che la superficie diventa un po' troppo scura, magari cominciano a caramellarsi troppo anche i broccoletti, potete metterci sopra soltanto diciamo sugli ingredienti e non sulla pasta un foglio d'alluminio in modo da proteggerli. Guardate che bella questa torta salata, molto semplice, poi soprattutto se non avete voglia di fare la pasta brisée, come sapete potete acquistarla già fatta. Quindi a me non resta che andare a fare una bellissima foto.